Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Come ormai facciamo quasi ogni giorno, andiamo a riepilogare e commentare le ultime sul calciomercato in casa Inter, a partire dalla situazione Ademola Lookman, passando per le parole del procuratore di Çalhanoğlu che ha dato delle indicazioni importanti sul futuro del suo assistito, per finire poi agli altri affari, tra quelli in entrata e quelli in uscita. Prima di iniziare il contenuto di oggi, vi ricordo anche quei pochi, semplicissimi click che però sono di fondamentale importanza per il canale, come il like a questo video, l'iscrizione e la campanella delle notifiche attiva che potrà esservi utile anche per non perdere nessun contenuto. Iniziamo come detto proprio dal nome di Ademola Lookman. È una trattativa che vive in questo momento una fase che possiamo definire di stallo. L'Inter è ferma sull'offerta da 40 milioni, l'Atalanta continua a chiederne 50 di parte fissa. Il lato positivo è che si è defilato il Napoli e che si sta defilando anche l'Atletico Madrid, quindi l'Inter ha un po' il via libera per prendere Ademola Lookman. Il lato negativo è che però la sensazione è che finché non ci sarà un passo dell'Inter verso l'Atalanta, difficilmente si sbloccherà questa trattativa. Il passo non deve essere eguagliare obbligatoriamente la richiesta dei bergamaschi, ma quantomeno avvicinarsi. Quindi se non sono i 45 più 5 inizialmente, di cui si è parlato inizialmente, che si possa almeno arrivare intorno ai 43 milioni di parte fissa più bonus per avvicinarsi alla richiesta iniziale della squadra atalantina. In caso contrario, sembra una trattativa difficile da sbloccare, anche con l'eventuale inserimento di giovani, perché sembra che quelli che interessano all'Atalanta sono considerati incedibili dall'Inter. Nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Topalovic e Alexiou. In realtà sembra che anche quei due nomi difficilmente faranno trovare la quadra per concludere l'affare e sembra quindi che si dovrà puntare principalmente ad avvicinarsi ai 50 milioni dell'Atalanta tra parte fissa e bonus. Come detto, oggi ci sono state anche le parole dell'agente di Çalhanoğlu e quelle sono parole importanti sul futuro. Poi è vero, nel calciomercato tutto può cambiare nel giro di qualche giorno o addirittura nel giro di qualche ora, però l'agente di Çalhanoğlu ha detto che ci sono stati sì dei contatti. Non c'è stato però nessun incontro col Fenerbahce e col Galatasaray e che Çalhanoğlu è felice di restare all'Inter, il prossimo anno giocherà nell'Inter. Dichiarazioni forti che vanno un po' di pari passo a quelle fatte da Marotta. Marotta aveva detto che le offerte di cui si è tanto vociferato all'Inter non sono mai arrivate, che Çalhanoğlu non ha mai chiesto di partire e che quindi al momento è atteso per domani a Milano per iniziare la preparazione per la prossima stagione. La sensazione è che non sia stata proprio una scelta né da parte dell'Inter né da parte di Çalhanoğlu, ma che più che altro non si sono create le condizioni, perché l'Inter è partita da una richiesta di 30 milioni, potrebbe scendere a 25, ma insomma non si scende sotto quelle cifre, mentre il Fenerbahce non ha mai fatto un'offerta ufficiale all'Inter, quindi non ci sono stati dei veri contatti con l'Inter. È sembrata, anzi qualcuno ha parlato più di una manovra politica da parte del presidente del Fenerbahce. Per quanto riguarda il Galatasaray, nelle settimane scorse c'è stato un contatto, ma era un'offerta che non raggiungeva neanche i 10 milioni, quindi diciamo che Çalhanoğlu probabilmente resterà all'Inter, ma un po' perché sono mancate le condizioni perché questo non accadesse. Poi, ovviamente, quello che ci auguriamo è che il turco possa far vedere le sue qualità, possa integrarsi perfettamente anche negli schemi di Christian Chivu, però la sensazione che ho io è un po' questa. Contemporaneamente sfuma anche Granit Xhaka, non soltanto perché Çalhanoğlu va verso la permanenza all'Inter, ma anche perché il centrocampista del Bayer Leverkusen è vicinissimo al Sunderland. Situazione invece che vive una fase di stallo, ma che non ci dispiace affatto, è quella di Denzel Dumfries. Gli agenti hanno provato a spingerlo verso il Barcellona. I catalani però in questo momento hanno come priorità il rinnovo di Koundé, non Dumfries. Anche perché sappiamo il club blaugrana è un po' alle prese con delle difficoltà economiche col fair play finanziario
e quindi è vero che la clausola di Dumfries è relativamente molto bassa, ma significa comunque un esborso in contanti in un'unica soluzione di 25 milioni, cosa che al momento il Barcellona non sembra intenzionato a fare. La clausola si avvicina sempre più alla scadenza che è prevista per il 31 luglio e quindi al momento sembra che anche Dumfries rimanga all'Inter. Ribadisco, è la fase di stallo che praticamente più ci piace in questo calciomercato, perché dovesse partire Dumfries per soli 25 milioni, allora a quel punto sarebbe un gran bel problema per la dirigenza nerazzurra andare a cercare un sostituto all'altezza. Tra gli affari in entrata di cui si era vociferato ieri c'è quello di Xavi Simons, in realtà però sono arrivate secche smentite, nessun contatto né con l'Ipsia né col calciatore. L'Inter in questo momento ha in testa soltanto Lookman per l'attacco, è l'unico obiettivo e probabilmente la sensazione è che i dirigenti nerazzurri sono convinti di portarlo a Milano, quindi diciamo che non si valutano piste alternative al momento. Tra gli altri affari, in entrata ovviamente non è scomparso dai radar il nome di Giovanni Leoni, al momento anche lì c'è un po' una fase di stallo, l'Inter sembra più intenzionata a chiudere prima con Lookman, eventualmente però per affondare il colpo ci sarà probabilmente bisogno prima di qualche uscita, perché la richiesta del Parma rimane alta, 40 milioni, potrebbe scendere a 35, ma insomma non si va sotto quella richiesta e quindi l'Inter avrà bisogno comunque di fare cassa con qualche calciatore in uscita, che sia l'uscita di Aslani, che sia quella di Esposito, comunque c'è bisogno prima di fare cassa. Uscita che c'è stata è quella di Alexander Stankovic, 10 milioni dal Bruges, percentuale sulla futura rivendita, recompra, seppur alta, 23 milioni nel 2026, 25 nel 2027, ma l'Inter comunque non perde completamente il controllo. È vero, è un diritto di recompra molto alto, però nemmeno alle cifre che aveva inizialmente richiesto il Bruges. Chiudiamo anche col nome di Sebastiano Esposito. Ci sono degli interessi, al momento però nessuna trattativa avanzata. C'è l'interesse della Fiorentina, l'interesse del Cagliari che invece qualche settimana fa sembrava molto vicina al calciatore e ci sarebbe anche l'interesse del Bologna che però per accelerare dovrebbe prima cedere Castro, quindi eventualmente dovessero arrivare offerte per l'attaccante rossoblu. Non è mai scomparso neanche l'interesse del Parma, chissà che poi lì non si possa intavolare una discussione nella trattativa per Giovanni Leoni, si era già vociferato, vedremo se in questo modo l'Inter potrebbe abbassare la richiesta per quanto riguarda la parte cash del Parma, oppure se comunque Esposito possa essere ceduto poi ad un'altra squadra, far cassa per poi provare a far partire l'assalto a Leoni. Insomma, momento in cui il calciomercato dell'Inter vive un po' una fase di calma piatta, sia in entrata che in uscita, anche l'affare Lookman al momento non si sblocca, non escludiamo però che nei prossimi giorni ci possa essere l'accelerata sia per quanto riguarda il principale affare in entrata e naturalmente corrisponde al nome di Lookman, sia per i tanti affari in uscita, Esposito, Aslani, su tutti, e insomma staremo a vedere. L'auspicio è che si possa accelerare anche perché poi sabato partirà ufficialmente il ritiro dell'Inter 25-26. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti. Come dico sempre, sfruttiamo la sezione apposita anche per confrontarci. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!